Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 25 dell'Let's Play di Xenoblade Chronicles X. In verità, subito dopo aver finito la parte precedente, io ho iniziato subito a registrare questa parte, ma mi sono dovuto fermare perché non ero pronto assolutamente a fare la battaglia. Ero al, cos'era, 43, 44, massimo 45. Sono al 52 ora e sono cioè malapena pronto per affrontarla. Il fatto è che adesso dovremmo affrontare tanti boss uno dopo l'altro. E quindi io sì, mi sono diciamo spoilerato i boss che dobbiamo affrontare perché li ho già affrontati per vedere se potevo farla e posso farcela. Però non ho visto le cutscene, quindi le cutscene non ne so, tranne questa qua che l'avevo vista quando avevo cercato di registrare questo video. Quindi questa cutscene l'ho vista, ma dopo questa tutte le altre cutscene non l'ho viste. Però mi sono spoilerato quali saranno i boss che ci saranno. Vabbè, questo è un po' un dispiacere. Questa prima fase la facciamo a piedi, perché la fregatura è che se ci si rompe lo scale non possiamo tornare in caserma a ripararlo. Quindi dobbiamo ricaricare la partita a prima di entrare qua dentro. Difatti, cioè, la cosa veramente difficile di questa parte qua è che quando siamo negli scale abbiamo un tentativo solo. Se ci si rompe lo scale non possiamo più usarli se non ricarichiamo la partita e quindi se non rifacciamo di nuovo dalla prima fase del boss. Quindi le prime fasi le farò a piedi. Vabbè, quindi fatta questa promessa, benvenuti al nucleo del centro vitale. Bella la musica però. Nel frattempo ho diciamo anche raffinato le mie abilità di combattimento. Mi sento un giocatore molto migliore di come ero fino alla parte scorsa. Per esempio so fare un turbo infinito. Quasi infinito. Cioè, sì. Molto molto lungo, diciamo. All I see is a whole lot of nothing. It's so quiet. I feel like we're back in the cathedral. Cattedrale. Okay, Elma. What's the deal here? Where are all the stasis capsules? Where the hell are all our bodies? Don't tell me. This isn't the core? Whoa, what? Seriously? This has to be it. You all saw what the core looked like in the mission briefing. This is definitely it. Lynn's right. This is the place. Ok, quindi questo è il nucleo. Where are all the people we brought with us from Earth? You're all controlling these MIMs from your real bodies, asleep in stasis. That's the explanation you were given by NLA, or should I say ECP officials. That was the official story. But it's not the whole truth. Qui c'è ancora qualcosa da scoprire. What do you mean? Sì, comunque avevamo visto alla fine la parte precedente che Luxar, il cattivo, il capo di Ganglion, aveva preso il V-Tard ed era diretto verso di noi. Ed eccolo qua. What the? It's that mech they stole from the hangar. Quindi io so che c'è ancora qualcosa da scoprire sul nucleo del centro vitale, ma non lo so perché non ho visto le cazzo che vengono dopo. Tanto so chi è il boss finale e... What the fuck? Non vedo di arrivarci per capire. Vabbè. Per esempio sto grande, che cacchio è il grande? Ah. Oddio. Mi sa che ho capito chi è il grande. Vabbè. Che brutto però che mi sono spogliato proprio alla fine. Però non mi sono spogliato completamente. That's right, isn't it? It's not complete. It's still missing something vital. Interesting. Then you're not entirely ignorant, are you? Perhaps your human birthright allows you to sense it, even in that puppet shell. Diritto di nascita. Birthright? You're no ordinary puppet. You must be the one responsible for the Trion barrier, the scales, this whole blasted mess. Then perhaps I am mistaken after all.
Perhaps humanity is the failsafe of the legend. But you will not find the ganglion content to submit and resign ourselves to that fate. No. Il cellulare ha fatto un suono che non ho mai sentito prima d'ora. And prepare it for the advent of the Great One. Ma sei dita? Now, humans, you die. Che bella, sei dita. Come i marocchini. Come alcuni marocchini. Allora. Ah sì, ho anche cambiato alcune skill. Allora, questa prima fase la faccio senza velocizzare perché non è cortissima, però comunque in confronto a quello che viene dopo. Ci basta togliergli poco più di metà vita comunque. Credo che questa fase del combattimento sia stata pensata per essere fatta sullo schermo. Però si può tranquillamente fare a piedi. Volendo potrei fare il turbo, ma aspetto che ce l'abbiano. Che arrivino a trenare anche i miei compagni, così lo attiviamo tutti insieme. Ed è meglio. Aia. Anzi, sto boss ti fa fare di quei voli che. Dai ragazzi, è arrivato a 3000. Ci siamo presi quasi tutte e 3000. Vabbè, io lo attivo adesso, anche se siamo. Vabbè. Ho perso tipo metà del tempo del turbo soltanto per rialzarmi dal volo che mi ha fatto fare. Io sto morendo però. Ecco. Sì, ma che sfigo, mi ha fatto volare proprio appena ho attivato il turbo. Vabbè, vaffanculo, io attivo il turbo, che va a cagare. Non posso muovermi. La cosa più fastidiosa di questa fase della battaglia è che certi attacchi ti tengono fermo per tanti secondi.
Ma comunque ormai è quasi finita questa prima fase. Comunque sì, secondo me nella seconda fase è più facile fare il turbo prolungato. Perché ha molti main attacchi che ti tengono fermo. Che sono molto fastidiosi, io li odio. Questo lo odio a morte sto attacco. Cosa fate ragazzi? Mi state facendo danni, imbarazzante. Questo attacco qua, quello nuovo attacco verde che ho messo è fortissimo. Cioè non è un attacco però. Mi permette di schivare tutti gli attacchi. Cioè, schivare tutti gli attacchi schivabili che mi arrivano. Boom. 12 minuti per la prima fase. La seconda è molto molto più lunga. Probabilmente la velocizzerò, sicuro. Perché è veramente veramente lunghissima. E non è detto che ce la faccia al primo tentativo. E secondo me è la più difficile. Tipo questa cutscene non l'ho mai vista. Samar, il Somar. If we ever tried, we would be destroyed. I thought that it was just a myth. And yet here you are. Cosa? Noi? Madonna, i cali di FPS. Io ho visto che la scena era secondo me erano meno di 5 fps. Ok, meno di 5 forse no, però meno di 10. Cioè noi siamo discendenti di Samar. Questo è interessantissimo. Oh! L'abbiamo battuto senza che mettesse lo scudo. In teoria, a un certo punto della battaglia, metteva su uno scudo, tu devi distruggere satellite scudo e poi devi tornare da lui e ucciderlo. Ed è quello che rendeva questa battaglia veramente difficile. Però siamo riusciti a ucciderlo senza che mettesse lo scudo. È la prima volta che ci riesco. Che figata. Ho dato il primo nella prima fase.
Comunque, in verità, il motivo per cui io considero questa fase più difficile è perché è una fase che tu dovresti fare con gli Skell. Però io non lo faccio perché adesso c'è una fase in cui se non hai gli Skell è letteralmente impossibile e non volevo rischiare che mi si distruggessero. If only I could see him, the great one last. Wow. Comunque dopo la cutscene chiuderò qui la parte. Anche se non è ancora finita in verità. Però vabbè, piccolo Is spoiler. it over? Sure looks that way. Lieutenant, we did it! First dance of victory, then Lenley's victory feast. Sure, Tatsu. I'm game. Let us dance up a storm in any port. La danza di L. Cos'è? Cosa stavi dicendo prima, Come Elma? on, lighten up. We just finally beat the gang. No, voglio sapere come va tutta la storia io. wants to be part of the victory feast. Isn't that right, Tatsu? Wait, when Lenley say part of the feast, Yeah. I mean, we'll all eat you in celebration. no, 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 no. Tatsu want nothing to do with Lenley's feast, nothing at all. Oh, okay. We'll just eat without you then. But wait, no! Lenley know what Tatsu means. I'm sure you two will work it out somehow. Se non cambia discorso, io voglio sapere come... Getting back to Oh. the conversation from earlier. Vabbè. So, that big machine hanging above us? I've never seen one anywhere near that size, but it looks like a 7th generation quantum mainframe. Che non so cosa voglia dire. That's exactly right. It's by far the most technologically advanced computer humanity has ever created, Ok. in terms of both speed and capacity. It's also the foundation for the Earth-Life Colonization Project. It's where all your consciousness... Quindi i nostri corpi fisici What? non ci sono più. Soltanto le nostre menti sono... Yes, that's what I mean. And not just everyone in New LA. The essence of all 20 million humans we brought with us from Earth. Quindi ci sono le nostre coscienze, ma i nostri corpi veri sono all andati. their memories, their genetic makeup. Cioè, praticamente come il Sibyl System di Psycho Pass, It's praticamente. all been digitized and stored away in the core. Right up there. Then, what about our bodies? Indovina. You mean the originals all this data was sampled from? They were destroyed, along with the Earth. Questo cambio di inquadratura. Then, wait, you mean we're already dead? Beh, no, la tua coscienza c'è ancora. You could see it that way. Or you could see it differently. The bodies you were born with, and all the chemicals and organs that created and stored your thoughts, are gone. But yourself has lived on as data, from the moment the project scanned your minds. It's all been stored here as part of the long-term plan. Ma scusa, allora come si fa? Back into a real body. What real bodies? I'll show you. Mi sono perso un pezzo di dialogo. Cos'è? Trasformi i mimosomi in corpi reali? O... Perché sennò mi stavo per chiedere, se loro adesso devono vivere nei mimosomi, come fanno a procreare e mandare avanti la specie? Those capsules represent a sample of all the genetic material that could be found on Earth. Exodus was always about more than just fleeing the planet. Ships like the White Whale were designed as arks, to carry the building blocks of all life on Earth to the next world. Ark? You mean as in, like, Noah's Ark? Più o meno. Yes, that's exactly what I mean. A last-ditch effort to save all living things, that they might someday flourish again.
Cos'è? Oddio! Lo voglio! This entire chamber is filled with protoplasmic fluid. You see how it works. It can regenerate life from the genetic data stored Ma above. possiamo creare vita artificialmente così. Including humans? All of us? Once your bodies are cultivated, your present memory can be transferred back in. Everything you felt or done in your MIM will be carried over seamlessly, without any loss in continuity. You mean we'll have our bodies back? It sounds too good to be true. It is too good to be true. Our bodies were real. We were born in them. And now you just snap your fingers and bam, we get new ones? Is that even right? Doesn't feel like it. Are we even humans anymore? Beh, non è l'ammasso di cellule che ti rende una persona comunque. È un gioco delle sedie. How do I know I'll be the same person I was wherever I end up? To some extent, you won't be. But then, you never were. On a cellular level, we all wake up as slightly different people every day. It's only because of the continuity of consciousness that we even perceive ourselves as ourselves. Bella questa frase. It's all a fragile illusion. And until anyone proves we all have a soul, one better left to the philosophers. You're right to have doubts, Doug. This was the single biggest debate among the ECP board. And rightly so. So then, We did talk about putting actual bodies in stasis. We seriously considered it. In fact, some of the other projects took that path. They would have been lucky if their ships were able to hold 50,000. The Exodus arcs were different. Enough data and materials to revive 20 million people, perfectly preserved on each and every ship. The board weighed all the pros and cons, the ethical issues and dangers of violating the natural order of things. But this is what they landed on, and I agreed. So, when Lao said our flesh burned away with the earth, Oh, he wasn't just è being vero. dramatic. No, he must have discovered the truth, which only made his pain worse. The same people who passed over his family were keeping this all secret. it's no wonder he snapped. Oh, bastard. But even so, he never said anything. You know why, right? Because of you, Lynn. We didn't want to see you lose hope. In the end, he led us here, right? In the end, maybe he accepted it. I'd like to think he did. Maybe so. The ultimate hope with Project Exodus was that Mimiosomes could escort this system to a safe new home, lay down the foundations of a new society, and basically reboot humanity, continue where it left off. Despite everything we've been through, with the ganglion and everything else, that dream is almost a reality. Cioè, magari mentre parla tipo scade il tempo, muoviti a You ridare know how energia. you feel, Doug, and you can call it whatever you like. Faccio notare che ha parlato più di un quarto d'ora comunque. Quindi in teoria dovrebbe essere già finita l'energia. I get to live with my decision. What about you? I'm sorry. This is just a lot to take in. To be honest, I still have big concerns. But I can see you're following the path you believed in, the choices you were given. So what the hell? I made it this far in a tin can. Why not? Me too. Tatsu 3! Tatsu, this has nothing to do with you. È vero. What? In teoria neanche con L. Sorry, Tatsu a little lost, but if it means friends get to make more hum-hum, Tatsu gladly Hom hom. What the hell is that? Tatsu had Dai, questo cameo, questo easter egg, questo come cazzo volete chiamare? Finita questa cutscene, chiudo la parte perché... Luxar! He's still alive? Human scum. Fail safe or not, you will never see your people reborn.
You will die in those puppet bodies of yours. E ora? Attention, this is Lighthold core control. The system has detected a threat to già. core integrity. Now initiating internal defensive measures. That slug-faced bastard! He's targeting the main control system! Give it up, Luxor! Silence, worm! You fools! You are the ones who don't belong here! Humanity is the cancer, not us! Everyone, do whatever it takes. We have to stop him, and quickly! Roger that. Wait a second. Look! Quello che non ce ne sarà bisogno. Internal defensive measures. Are you kidding me? The same system that regenerates life from Earth can also create biological weapons to defend itself. But those are... My God! Those things? Those monsters are a defensive measure? Sono The chimere. system's malfunctioning. We have to stop it. Perfect. Absolutely. È bello che lo sta attaccando Luxar, ma il sistema di difesa attacca noi. Betrayed by their own hideous creation. Who the hell are you calling hideous? Wow. Boom. Wow! You came! Sei venuto. This was not going anywhere. You deal with the core defenses. Got it. Ok, visto che adesso lo chiudo da parte, facciamo che... Minchia, ragazzi, la cutscene è durata così tanto che mi si è spento il controller nel frattempo. La cutscene è durata così tanto che mi si è spento il controller, non sto scherzando. Adesso facciamoci ammazzare apposta così intanto possiamo chiudere la parte. Ai, mi fai malissimo. Oh, che peccato, sono morto. Fatto? Ok, fatto. Allora, no. Termino qui la parte numero, questa era 25 del let's play di Xenoblade Chronicles. Se il video è piaciuto cliccate il pollice in alto, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.